Benvenuto su Emozioni e Connessioni, uno spazio dove parliamo delle emozioni che ci connettono e di come possiamo coltivare relazioni più profonde e autentiche. Se cerchi di capire come costruire un rispetto vero, non solo nell'amore, ma in tutte le tue interazioni, sei nel posto giusto. Ti sei mai fermato a pensare a cosa davvero sostiene le relazioni più sane e durature? Non sono i gesti grandiosi, né le promesse vuote. La base solida che sostiene tutto, che rende possibile la fiducia, l'affetto e anche l'amore, è il rispetto reciproco. Ma cosa significa rispettare veramente qualcuno? Non è solo trattare l'altro con educazione o seguire le regole della convivenza. Il rispetto è qualcosa di più profondo. Si riflette nelle azioni quotidiane, nelle parole e, soprattutto, nei comportamenti di fronte alle avversità. Il rispetto genuino nasce da un luogo di autenticità. Non può essere forzato o comprato. Va conquistato e inizia, prima di tutto, da te stessa. Quando ti rispetti, veramente, dall'interno verso l'esterno, crei uno spazio dove il rispetto degli altri non è negoziabile. Come ti vedi oggi? Come ti tratti nella tua vita quotidiana? E, cosa ancora più importante, come permetti agli altri di trattarti? Il rispetto è, in molti sensi, un riflesso del modo in cui ti relazioni con te stessa. Ora, pensaci, hai mai notato come ti senti quando incontri qualcuno che si valorizza davvero? Quella fiducia tranquilla, quella postura che trasmette che non sei lì per essere plasmata dagli altri, ma per essere te stessa, con tutta la tua autenticità. Non è questo che tutti, compresi gli uomini, sentono e ammirano? Cosa pensi che accada quando porti questo rispetto e questo amore per te stessa nelle tue relazioni? Come possiamo coltivare questo rispetto in modo autentico, che vada oltre la superficie? Esploriamo insieme, in modo sincero, i modi per conquistare il rispetto che meriti, e che inizia con la cosa più importante, rispettare te stessa. Ti sei mai fermata a pensare a chi sei veramente, oltre ai ruoli che la vita ti attribuisce? Oltre alle aspettative che gli altri hanno su di te? In fondo, chi sei tu quando ti guardi allo specchio, senza filtri e senza pressioni esterne? Valorizzare la tua identità inizia proprio con questa riflessione. Non si tratta solo di rispettarsi, ma di capire profondamente chi sei, cosa valorizzi e cosa ti muove. Quali sono i tuoi principi? Cosa fa battere più forte il tuo cuore? Quando hai chiarezza su queste cose, crei una base solida e inamovibile, una fondazione che nessuno può scalfire. E sarà proprio da questa base che gli altri inizieranno a percepire il tuo valore. Ora, pensa, hai mai notato come uomini, o chiunque, si sentano attratti da qualcuno che sa esattamente cosa vuole dalla vita? Che non vive all'ombra delle aspettative altrui, ma segue il proprio cammino, con fiducia e coraggio? Questo è il potere di conoscere se stessi profondamente. Quando ti capisci e ti valorizzi, diventi irresistibile. Non in senso superficiale, ma in senso più profondo, il rispetto genuino inizia a fiorire intorno a te. E qui sta la chiave: gli uomini rispettano le donne che sono chiare su chi sono e cosa cercano. Rispettano quelle che non hanno paura di seguire i propri valori, che non si lasciano plasmare dalle opinioni esterne. Donne che sanno cosa vogliono e, cosa ancora più importante, sanno cosa non vogliono. Perché questo trasmette fiducia. E la fiducia è irresistibile. Ora, immagina quanto la tua vita potrebbe cambiare se iniziassi a vivere secondo i tuoi principi, senza chiedere il permesso per essere chi sei. Quando inizi a conoscerti davvero, inizi a rispettarti davvero. E la cosa più incredibile è che il rispetto che dai a te stessa, il rispetto che vivi, è quello che riceverai indietro. Ti sei mai trovata in una situazione in cui, per compiacere gli altri, hai finito per nascondere ciò che davvero pensi? Quella sensazione di trattenere qualcosa dentro di te, solo per non creare disagio o, forse, per paura di essere giudicata. È una cosa comune, ma sapevi che la vera forza viene proprio dall'essere trasparente con i propri sentimenti e opinioni, anche quando queste non piacciono a tutti? Immagina per un momento,
E se potessi dire esattamente ciò che pensi, senza paura di rimproveri o di essere fraintesa? E se, invece di nascondere le tue opinioni, le esprimessi con la stessa fiducia con cui respiri? Non si tratta solo di dire la verità, ma di essere trasparente con il mondo che ti circonda. E c'è qualcosa di incredibilmente potente nel diventare quella donna, la donna che dice quello che pensa, che si espone senza maschere, senza finzioni. Lei trasmette una forza silenziosa, un'indipendenza che è impossibile da ignorare. Ora, pensa con me, come ti senti quando incontri qualcuno che parla con chiarezza, che non ha paura di esprimere ciò che prova? Non importa se la sua opinione è popolare o meno, ciò che conta è che ha il coraggio di essere se stessa. Non si tratta solo di comunicazione, ma di autenticità. Le donne che sono trasparenti, che parlano a cuore aperto, ispirano rispetto. Non chiedono permesso per esprimere ciò che credono. Hanno il coraggio di dire la verità, anche quando questa verità può causare disagio. E credimi, questa trasparenza non riguarda solo gli altri, riguarda te. Quando dici ciò che pensi, senza giri di parole, senza paure, stai mantenendo la tua integrità. Perché essere vera con te stessa è la base di tutto. Non c'è più spazio per dubbi interiori, per nascondigli. E il rispetto arriva naturalmente. Perché, alla fine, non si tratta di compiacere tutti, ma di essere autentica, essere fedele a chi sei davvero. E quando fai questo, conquisti il rispetto, non per la tua opinione, ma per il coraggio di viverla senza paura. Ti sei mai sentita sopraffatta cercando di accontentare tutti intorno a te, fino a perdere un po' di te stessa nel processo? Hai mai notato come, quando non stabilisci chiaramente i tuoi limiti, gli altri iniziano a superarli, anche senza volerlo? E la parte peggiore, come questo influisce sul tuo rispetto per te stessa? Ora, e se ti dicessi che la chiave per vivere con più equilibrio e rispetto non solo per gli altri, ma soprattutto per te stessa, è imparare a stabilire limiti sani? Non si tratta solo di dire no ogni tanto, ma di creare una linea chiara, visibile e rispettabile tra ciò che sei disposta ad accettare e ciò che non tollererai più. Semplice, giusto? Ma perché ci troviamo spesso in situazioni in cui i nostri limiti vengono ignorati? Cosa succede quando permettiamo che i bisogni degli altri invadano il nostro spazio, il nostro tempo, la nostra pace? Non riguarda solo ciò che fanno gli altri, ma riguarda ciò che permettiamo che gli altri facciano. Perché quando non affermi le tue necessità, inizi a perdere una parte di chi sei. E questo, amica mia, è qualcosa che nessuno dovrebbe permettere. Immagina ora il potere che hai quando impari a stabilire questi limiti con fermezza e, cosa più importante, senza sensi di colpa. Come ti sentiresti se, da oggi, potessi dire no senza paura di essere giudicata o di sembrare maleducata? Come sarebbe vivere una vita in cui ti concedi il permesso di prenderti cura di te stessa, di essere rispettata dagli altri, e dove il rispetto reciproco diventa qualcosa di naturale? Credimi, stabilire limiti sani non è egoismo, è una capacità ammirata. Non solo perché garantisce il rispetto per te stessa, ma anche perché, nel chiarire ciò di cui hai bisogno, crei relazioni più autentiche ed equilibrate. Questo è particolarmente importante nelle relazioni, dove spesso è facile dimenticare noi stessi cercando di accontentare l'altro. La domanda è: cosa sei disposta a fare per iniziare ad affermare le tue necessità senza paura? Cosa cambierebbe nella tua vita, nella tua pace interiore, se cominciassi a praticare i limiti sani ogni giorno? Ehi, se ti sta piacendo questo contenuto, non dimenticare di iscriverti a Emozioni e Connessioni. Qui condividiamo suggerimenti e intuizioni per aiutarti a costruire relazioni più profonde e autentiche. Se vuoi continuare questo percorso con noi, clicca sul pulsante di iscrizione ora e attiva le notifiche. Così non perderai nessun contenuto nuovo che trasformerà ancora di più il tuo modo di connetterti con gli altri e con te stessa. Andiamo insieme in questo viaggio. Ti sei mai chiesta qual è il tuo vero scopo nella vita? Cosa ti muove, ti fa svegliare ogni mattina con energia e determinazione?
Quante volte ti sei trovata ad affossare i tuoi sogni, mettendo i desideri degli altri sopra i tuoi, o semplicemente lasciando che la vita ti portasse dove voleva, senza mai chiederti dove vuoi davvero andare? Vivere secondo i tuoi sogni e scopi non significa essere egoisti o mettere la tua vita sopra ogni cosa e ogni persona. Al contrario, si tratta di trovare qualcosa che davvero accenda la tua anima, che ti faccia sentire che ogni passo che fai è parte di un viaggio più grande. È costruire una vita piena di significato, in cui le tue azioni siano allineate con ciò che davvero credi e desideri raggiungere. Immagina questo, una donna con obiettivi chiari, che sa dove vuole arrivare, che non vive all'ombra delle aspettative di nessuno. Una donna che cerca di crescere, che si impegna per trasformare i suoi sogni in realtà. Questo non è solo attraente, è irresistibile. Gli uomini, così come tutti quelli che la circondano, sono attratti da donne che hanno uno scopo. Donne che sanno dove stanno andando e che non hanno paura di percorrere la propria strada, anche se non è la più facile o la più comoda. Perché succede questo? Perché il potere nasce dall'azione. E l'azione nasce dall'impegno verso la propria vita, verso il proprio futuro. Non si tratta di accontentare gli altri o conformarsi a ciò che è previsto, ma di alzarsi ogni giorno con la certezza che stai vivendo in accordo con i tuoi valori, con i tuoi sogni. E questo tipo di donna, che si dedica alla propria crescita e non ha paura di seguire il proprio cammino, emana qualcosa di assolutamente magnetico. Allora, ti chiedo, stai vivendo secondo i tuoi sogni? Stai cercando attivamente ciò che ti fa vibrare dentro, o stai semplicemente seguendo il flusso? Cosa puoi fare oggi per iniziare a costruire la vita che hai sempre desiderato, invece di aspettare che accada per caso? Ti sei mai chiesta come sta la tua salute emotiva e mentale? Cosa fai per prenderti cura della tua mente e delle tue emozioni, specialmente nei giorni difficili? Quante volte, per paura di sembrare debole o semplicemente cercando di fare tutto, trascuri ciò di cui hai bisogno per sentirti bene dentro? La verità è che, per una donna vivere pienamente e essere veramente forte, deve prima di tutto prendersi cura del suo benessere mentale ed emotivo. Non serve avere il corpo perfetto o sembrare felice sui social media se dentro di te ti stai esaurendo, portando dolori irrisolti, o semplicemente ignorando le tue necessità. Ma c'è qualcosa di essenziale. Quando priorizzi la tua salute mentale ed emotiva, quando cerchi l'autoconsapevolezza e l'equilibrio, diventi più forte di quanto avessi mai immaginato. Le donne che si dedicano a prendersi cura di se stesse emotivamente sono quelle che, anche di fronte alle sfide, sanno affrontare le tempeste interiori con una calma sorprendente. Hanno la capacità di mantenere l'equilibrio, di riprendersi dalle cadute e, soprattutto, di andare avanti con coraggio. Sembra difficile, vero? Ma credimi, la vera forza arriva quando decidi di smettere di combattere contro le tue emozioni e inizi a affrontarle con maturità. Quando capisci che prenderti cura di te stessa non è un lusso, ma una necessità. Che la tua pace interiore è più importante dell'opinione degli altri, e che, mantenendo la tua mente sana, diventi invincibile. Perché quando la tua mente è in equilibrio, tutta la tua vita acquisisce un altro ritmo. E cosa succede quando raggiungi questo equilibrio? Diventi una donna che, di fronte a qualsiasi avversità, mantiene la serenità. Questo, di per sé, genera rispetto. Perché il rispetto non viene dall'apparenza o da ciò che riesci a nascondere, ma dalla tua capacità di affrontare le sfide con saggezza e equilibrio, sapendo quando chiedere aiuto e, soprattutto, quando prenderti cura di te stessa. E tu, ti stai prendendo cura della tua salute mentale ed emotiva come dovresti? Stai dedicando del tempo per conoscere meglio te stessa, per guarire, per ritrovare il tuo equilibrio? Come cambierebbe la tua vita se iniziassi a investire in questo proprio ora? Ti sei mai trovata in una situazione in cui i tuoi sentimenti non sono stati ascoltati e, nel cercare di esprimerti, sei stata fraintesa? O peggio ancora, quante volte hai tenuto tutto dentro, solo per evitare un conflitto, ma sei rimasta con quella sensazione che qualcosa non andava? E se ti dicessi che esiste un modo per esprimerti con chiarezza, senza perdere il rispetto per te stessa e per gli altri, e, allo stesso tempo, essere ascoltata in modo autentico?
La chiave sta nella comunicazione assertiva. La comunicazione assertiva non riguarda solo parlare quando vieni mancata di rispetto, ma imparare a esprimerti con fiducia, in modo chiaro e onesto, senza aggressività, ma anche senza nasconderti. Si tratta di trovare un equilibrio tra essere ferme e gentili, tra affermare te stessa e, allo stesso tempo, rispettare gli altri. In fondo, quando parli in modo assertivo, non stai gridando o attaccando, stai semplicemente dicendo quello che pensi e senti in un modo che gli altri possono capire e rispettare. Ora, immagina per un momento come sarebbe la tua vita se potessi comunicare in questo modo ogni giorno. Tu, esprimendo le tue necessità e sentimenti con chiarezza, senza paura di essere fraintesa o di creare conflitti inutili. Come sarebbe se, invece di tenere dentro le tue emozioni, fossi capace di condividerle in modo che l'altro ti ascolti e ti comprenda, senza quella tensione nell'aria, senza la frustrazione che nasce quando ci sentiamo mancate di rispetto? La vera forza della comunicazione assertiva sta nella sua semplicità. Quando riesci a parlare con chiarezza, elimini i fraintendimenti che possono trasformarsi in conflitti. Risolvi le questioni più velocemente, con più rispetto e, cosa più importante, mantieni la tua integrità, senza lasciarti zittire o mancare di rispetto. Allora, perché non fare il primo passo ora? Come puoi comunicare in modo più assertivo la prossima volta che sentirai che i tuoi sentimenti non sono rispettati? Ti sei mai chiesta quanto veramente ti prendi cura di te stessa? E non sto parlando solo di quando fai quel trattamento di bellezza o ti occupi del tuo aspetto. Sto parlando di una cura profonda, quella che va oltre la superficie e tocca il cuore della tua anima. Come stai nutrendo il tuo benessere fisico, emotivo e spirituale, ogni giorno? L'amore per se stesse non riguarda solo l'accettazione, ma l'investire in te stessa in modo olistico. È capire che la cura di sé non è un lusso, ma una necessità per poter vivere pienamente. Come puoi offrire il meglio di te agli altri se non stai offrendo il meglio a te stessa? Come puoi essere una presenza positiva in una relazione se, prima di tutto, non ti dai la cura che meriti? La cura di sé è più di un rituale sporadico, è una pratica quotidiana. Non importa se si tratta di dedicare qualche minuto a meditare, leggere un libro che ti ispira o dare al tuo corpo il riposo che chiede. La cura di sé sta anche nell'imparare a permettersi di fallire e riprendersi con più gentilezza, senza criticarsi. È permettersi di essere vulnerabili, ma anche forti, nel riconoscere le proprie limitazioni e lavorare per superarle, senza fretta, senza eccessive pressioni. Ora fermati e rifletti, quando è stata l'ultima volta che ti sei veramente messa al primo posto? Senti di avere tempo per occuparti delle tue emozioni, per riflettere su ciò che ti fa bene? O sei sempre così impegnata a soddisfare le necessità degli altri che ti dimentichi di prenderti cura di te stessa? Ecco la parte più importante. Quando pratichi la cura di sé, inizi a rispettarti in un modo che gli altri naturalmente faranno anche. Perché le persone tendono a rispettarti nella stessa misura in cui tu rispetti te stessa. Quando ti prendi cura di te, non solo ti senti più forte, ma diventi anche una fonte di energia positiva per chi ti sta intorno. Quindi, come puoi cominciare a prenderti cura di te stessa in modo più intenzionale da oggi? Cosa puoi fare ora per ricordarti che sei degna di tutta la cura che offri agli altri? Ti sei mai fermata a pensare alla forza delle tue parole? E ancora di più, ti sei chiesta come le tue azioni siano allineate a tutto ciò che dì? Quante volte hai sentito qualcuno dire una cosa e agire in modo completamente diverso? O addirittura, ti sei mai trovata in una situazione in cui ti sei contraddetta tra ciò che dicevi e ciò che facevi? Ti ha lasciato la sensazione che qualcosa non fosse al posto giusto? La coerenza tra parole e azioni è la chiave per qualcosa di molto potente, il rispetto genuino. Quando dici qualcosa e agisci di conseguenza, costruisci fiducia. Mostri al mondo che puoi essere credibile, perché le tue azioni confermano le tue parole. E questo è la base di un carattere forte e di un'integrità incrollabile. Ma non si tratta solo di fare promesse e mantenerle. Si tratta di vivere secondo i tuoi valori, ogni giorno, in tutte le tue interazioni.
Immagina di vivere secondo ciò in cui credi, non per convenienza, ma perché questo è ciò che sei. Agire in modo coerente, anche quando nessuno ti guarda. Questo non solo rafforza la tua autostima, ma rende impossibile per gli altri dubitare della tua autenticità. Ora pensa a qualcuno che rispetti davvero. Cosa ha in comune con te? Non è la coerenza tra ciò che dice e ciò che fa. Come ti senti riguardo una persona che vive secondo i propri principi e valori, senza oscillare tra ciò che pensa che gli altri vogliano sentire e ciò che realmente crede? Questo tipo di atteggiamento è ammirato. Crea una connessione genuina che va oltre la superficialità, un rispetto che rimane, perché è solido, basato sulla verità. E tu, stai vivendo in coerenza? Stai agendo secondo i tuoi valori e principi, senza lasciarti influenzare dalle pressioni esterne? Cosa puoi fare oggi per allineare ancora di più le tue parole con le tue azioni e mostrare al mondo la tua vera forza? Ti sei mai chiesta se il rispetto che cerchi è il riflesso di chi sei veramente? Spesso siamo così concentrati a compiacere gli altri, a fare tutto per farci vedere in un certo modo, che dimentichiamo la cosa più importante: il rispetto non può essere forzato. Non si conquista con manipolazioni o giochi. Il rispetto genuino è qualcosa che fiorisce dall'interno, è l'energia che emaniamo quando viviamo con autenticità e verità. E tutto comincia con te. Quando scegli di vivere secondo i tuoi valori, quando agisci con integrità e ti prendi cura di te stessa, senza rinunciare a chi sei per compiacere gli altri, il rispetto arriva naturalmente. Ti sei mai accorta che quando ti rispetti davvero, il mondo intorno a te comincia a fare lo stesso? Questo accade perché l'energia che trasmetti è la stessa che ricevi. Cominci a essere trattata come ti vedi e ti valorizzi. Ora, fermati un momento e pensa, come stai vivendo la tua vita? Agisci secondo i tuoi principi, con il coraggio di essere veramente te stessa? Oppure ti stai perdendo cercando di soddisfare le aspettative degli altri? Non è facile, lo so, ma la vera forza sta nell'essere fedeli a se stesse, nel vivere con autenticità. E qui, su Emozioni e Connessioni, vogliamo sapere, lo sapevi? Quali di questi punti ti hanno colpito di più? Hai mai vissuto un'esperienza che ti ha fatto capire l'importanza del rispetto in una relazione? Condividi nei commenti, racconta la tua storia. E se non ti sei ancora iscritta al canale, fallo ora. Continuiamo insieme questa conversazione su come costruire relazioni più genuine e rispettose. Perché ricorda, il rispetto non riguarda solo ciò che gli altri fanno per te. Comincia da te stessa, e la vera forza sta nell'essere vera con te stessa.